Ciao ragazzi, bentornati su Ride with Frank, io sono Francesco. Non è ancora Natale, ma mi sono già arrivati dei pacchi da aprire. Oggi faremo l'unboxing di entrambi, ma soltanto questo qui andremo a montarlo sulla mia moto. Questo qui devo ancora decidere cosa fare e soprattutto trovare il metodo di montaggio sulla Suzuki. Siete curiosi? Andiamo a vedere! Ok, questo qui è un parafango comprato su AliExpress, vi lascerò il link in descrizione. Era da un po' che ci pensavo, volevo montare sul mio V-Strom 650 il parafango alto. Non ho mai amato il parafango basso di questa moto, certo la suonatura non è fuori stradistica, però mi piacerebbe dargli un look più accattivante e più off-road. Andiamo ad aprirlo. Come sa di cinese. Questo involucro è duro a morire, però bisogna dargli atto che l'hanno imballato bene. Eccolo qui. Veramente molto bello. In Italia viene brandizzato anche da altri marchi, viene nominato Super Moto Fender. Ecco, adesso andrò a studiare come poter unire questi quattro buchi sulla moto, perché diciamo in modo nativo la V-Strom non nasce per montare parafango alto. Andremo a vedere, ma questa è una scommessa, spero di vincerla. Ho visto alcune foto online che vi mostrerò, che la rendono secondo me più accattivante e soprattutto più adatta all'utilizzo che ne voglio fare io. Ma adesso accantoniamo questo parafango e andiamo a vedere il secondo pacco. Ecco qui, questo è il secondo pacco. Allora, questo accessorio per la V-Strom l'ho acquistato sul sito adval.pl, vi lascio anche di questo il link in descrizione, ed è secondo me un accessorio veramente molto utile per quanto riguarda il cupolino della V-Strom. Parlando con molti proprietari della V-Strom non si riesce mai a trovare una giusta regolazione del cupolino. Se si protegge il corpo si lascia il casco diciamo al vento, se si protegge il casco non si protegge il corpo, nessuno riesce mai a trovare una giusta posizione se non acquistando dei cupolini molto più grandi che sinceramente vanno a far perdere tutto il look aggressivo della V-Strom. Ok, andiamo ad aprirlo. Ecco qui, anch'esso imballato veramente bene. Ok, questo qui è il primo accessorio che esce, che è praticamente il supporto navigatore in alluminio. Eccolo qua, lo metto qui. Ora andiamo a continuare ad aprire ed ecco qui, questa è la staffa che serve per regolare in altezza, in inclinazione il cupolino, e andrà a sostituire quella originale in plastica che quasi a tutti con il tempo al sole si secca e tende a rompersi. Continuiamo ad aprire questo appoggio qui. Hanno fatto veramente un bel involucro. Ecco la seconda staffa, e qui all'interno ci sono tutta la bulloneria che serve per montarla sulla moto. Okay. Fatto questo ci sono le istruzioni, queste sono scritte in polacco. Ecco qua, ci sta anche la versione in inglese che spiega tutto, spero riusciate a vedere. E questo è l'accessorio porta navigatore in polacco, e in inglese per chi non conoscesse bene l'inglese basteranno soltanto le figure. Andiamo a montarlo? Allora ragazzi, qui siamo in garage, adesso vi faccio vedere. Smonteremo il cupolino della V-Strom, ok? Ho iniziato già a smontarlo, e monteremo le nuove staffe marchiate Adval. Procediamo.
Ok, una volta smontato avremo tutto qua libero per poter montare le nuove staffe. Andiamo. Qui avremo due posizioni per poterlo montare, basso e alto. Io in questo caso lo monterò alto, in modo da avere più protezione aerodinamica durante la marcia. Ok. Ok, la prima parte l'abbiamo montata. Questa puntata è giunta al termine. Più avanti pubblicherò un video con una prova e le mie opinioni su queste staffe regola cupolino marchiate Adval. Se il video vi è piaciuto, vi invito ad iscrivervi al mio canale, a lasciare un like e a commentare. Fatemi sapere cosa ne pensate di questi due nuovi accessori. Io sono Francesco e voi siete su Ride with Frank. Yo!